Ciao ragazzi, questo non è il solito Breaking Italy, lo vedrete perché lo sto pubblicando in un giorno nel quale Breaking Italy normalmente non viene pubblicato. Quello che state per guardare è un video che ho registrato più di un anno fa, nell'aprile del 2016, rispondendo a delle domande in una rubrica che non tengo più e che si chiama Unedited, si chiamava Unedited. Ci tenevo a ripubblicarlo perché questo video era tra l'altro indicizzato su un sito che per ora non esiste più, che era il mio sito, che non so se tornerà. Quindi, siccome ogni tanto qualcuno di voi lo cerca, il video è questo qui. Vi avverto, se siete abituati a guardare soltanto Breaking Italy delle cose che io produco, potrebbe non essere il video per voi. È un video piuttosto lento, è molto lento, dura mezz'ora, nel quale parlo a ruota libera, mi ero giusto scritto alcuni punti, ma non avevo uno script vero e proprio della depressione, della mia battaglia con la depressione, in risposta a qualcuno di voi che mi ha chiesto della mia battaglia con la depressione, visto che spesso ne parlo e l'argomento è saltato fuori di nuovo, visto che questa settimana ho citato perlomeno la depressione per un attimo, e quindi mi andava di riproporvelo, visto che tanti di voi lo cercano e ho visto che se lo linkano, molti non lo trovano perché non era su YouTube, non è su YouTube. Non voglio che vada perso nei meandri dell'internet. Quindi, se lo voleste vedere, sedetevi, prendetevi una tazza di caffè o qualsiasi altra schifezza vi piaccia inserire nel vostro corpo. Prendetevi il tempo perché il ritmo è un po' lento, però ritengo di aver dato delle cose interessanti, almeno un minimo. Mauro, ho cambiato il nome, di nuovo, mi ha mandato una bellissima lettera in merito alla sua depressione, alla sua battaglia con la depressione, a come le mie parole recentemente riguardo al suicidio e alla depressione lo abbiano aiutato, e ve ne leggo un pezzettino, perché oggi parliamo di depressione, senza pianti, senza melodrammi, senza musichette di sottofondo, niente di strano, semplicemente ne parliamo esattamente come io, ormai da anni, ne parlo con i miei amici stretti, tranquillamente, senza alcun tabù, ne parlo con la mia fidanzata e in un certo senso non ne parlo con la mia famiglia che mi conosce piuttosto bene senza che io abbia niente da dir loro. La depressione. Mauro, fatico a credere, mi dice, come fai a fare tutto questo, quello che fai, intende, combattendo con una condizione forse molto peggiore della mia. Eppure ci riesci e ti ammiro molto per questo, e se un giorno riuscirò ad uscire da questa condizione, sarà anche grazie all'ispirazione che mi dai. Quindi, parliamo di depressione. Non sono uno psicologo, non sono uno psichiatra, sono diciamo un trentenne che da tempo, da sempre, da quando io ho memoria, combatte con la depressione. È parte di quello che sono. Ci sono dei lunghi periodi, anche anni, nei quali non ho alcun tipo di sintomo, e poi ci sono dei periodi brevi o anche più lunghi, nei quali invece diventa una lotta incredibile con me stesso. Una lotta che mi trascino e che devo combattere, non necessariamente da solo, ho degli alleati, degli amici, una famiglia, persone, una compagna, ma che poi alla fine dei giochi necessita che sia io in prima linea ad affrontarla. La depressione è un argomento complesso, dividiamo il problema in 3 punti e poi torniamo su ogni punto velocemente. Il primo punto è che è una roba che dicono in tanti, ma che in tantissimi altri non si rendono conto. Essere tristi, o anche molto tristi, magari elaborare un lutto, è comunque diverso da quella che è la depressione clinica. Punto 2. C'è uno stigma attorno al parlare di depressione, c'è un grande stigma, non si parla mai di malattie mentali, solo la paura a malattie mentali è terrificante, le persone si terrorizzano quando si parla di un certo tipo di patologie, specie di quelle che proprio fanno paura, come il disturbo bipolare. E punto 3. La depressione è in un certo senso contagiosa, o si ha paura che possa essere contagiosa, e quindi non se ne parla e si cerca di stare un minimo lontani dalle persone sulle quali si pensa ci sia questa course. Partiamo dicendo però una cosa di base, prima di ritornare su questi punti e analizzarli un minimo. La depressione è una cosa, la depressione clinica, la depressione patologica, è una cosa reale ed è un problema enorme. E prima o poi ci renderemo conto di non poter ignorare questo problema, perché andrà a incidere pesantemente sul funzionamento della società. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è più di 10 anni ormai che ha lanciato l'allarme, facendo sapere che
c'è un aumento di casi di depressione enorme e poi esponenziale. Si pensa che entro il 2020 sarà la depressione clinica la seconda causa di disabilità sul lavoro a seguito delle malattie cardiovascolari, il che significa che sempre più persone sono affette da patologie di questo tipo che diventano a un certo punto invalidanti e impediscono loro di lavorare, il che è assolutamente comprensibile per qualcuno come me che conosce bene l'argomento. Attualmente delle stime, fatte un po' così, però sono delle stime importanti, mostrano che un dipendente su 10 in Europa tende a perdere il lavoro per problemi legati alla depressione. Perdere il lavoro perché non riesce più a lavorare, non rende più, non va più e quindi viene licenziato. Senza contare gli 850.000 morti l'anno a livello mondiale che questa patologia si trascina dietro. Sono molte 850.000 persone l'anno. In Italia la depressione colpirebbe il 6,5% della popolazione maschile e il 13,4% della popolazione femminile. Ma queste stime, sia maschili che femminili, sia queste differenze tra uomo e donna, di nuovo non si sa quanto possano essere attendibili, per il semplice fatto che spesso nel nostro paese la malattia è sottostimata, la portata della malattia è sottostimata, spesso non viene individuata, spesso non ci sono delle diagnosi perché le persone non si rivolgono a degli specialisti, non si rivolgono a dei medici, non si rivolgono a nessuno, cercano di autocurarsi e quindi la malattia non emerge e quindi non appare in queste statistiche. Conseguentemente la cifra potrebbe essere più alta, tenendo comunque conto che il 13,4% delle donne è più di 1 su 10, quindi e anche il 6,5% dei maschi è moltissimo. Ora, torniamo a bomba. Essere tristi è diverso da essere depressi, quindi affrontiamo prima questo punto, tenendo comunque conto che ci sono tantissime persone che questo discorso non lo capiranno mai. Per capire qualcosa che è fuori dalla propria area di conoscenza diretta, ci vuole uno sforzo intellettuale che non tutti sono in grado di fare. In Italia moltissimi, adesso è un po' una moda, diciamo la verità, è un po' una moda perché tutti vogliono sentirsi più intelligenti di tutti, si tira fuori questo discorso dell'analfabetismo funzionale. Si nota come in Italia sia un dato altissimo, ovvero persone che sono in grado di leggere e scrivere, ma non sono in grado di analizzare quello che leggono su un giornale, su un libro, su un testo di qualche tipo, o magari anche una cosa che sentono in modo complesso, conseguentemente non capiscono quello che stanno leggendo, quello che stanno ascoltando e soprattutto hanno una scarsa capacità, e questa è la cosa che mi interessa, di analizzare la realtà al di fuori della loro esperienza diretta. Quindi tutto ciò che io conosco è vero, tutto ciò che io non conosco è probabilmente o falso o comunque io ne so più degli altri. Quindi questo come si applica alla depressione? Se io non sono mai stato depresso, magari sono stato triste per un periodo, sono uscito da quella condizione. Probabilmente sono gli altri che non sanno che con un bel colpo di reni e con una bella scopata si può uscire dalla depressione. No, non è così. Tendenzialmente chi fa questo discorso è alla stregua di chi dice comunque non è vero che al sud non c'è mancanza di lavoro, non è vero che al sud non c'è niente, è semplicemente che la gente non ha voglia di fare un cazzo. Quindi non capendo tutta una serie di problematiche che magari includono anche un certo tipo di elemento culturale, ma che risulta minimo invece in un ampio spettro economico che include mancanza di infrastrutture, problemi legati locali, problemi con la politica, un sacco di altre cose. Una persona che magari invece trova immediatamente lavoro e sta bene, improvvisamente dice non è vero che il lavoro non c'è. Quindi, tenendo conto di questo, quindi contro molti è una battaglia che non si può vincere, ma questo io lo so per il lavoro che faccio. Molte delle cose che noi analizziamo e stiamo lì a discutere tanto, sarà vero, sarà falso, sarà così o sarà cosà,
In molti non perdono nemmeno tempo a cercare di mettersi nei panni di qualcun altro, nei panni di un profugo di guerra, nei panni di un povero, nei panni di una persona senza le gambe, nei panni di una persona non vedente. Nessuno, spesso molte persone non fanno lo sforzo di capire le posizioni degli altri, di una donna, di una persona omosessuale, semplicemente stanno nei loro pantaloni e tutto va bene così. La depressione non è essere tristi. Tutte le persone prima o poi sono tristi o molto tristi. Un lutto è una cosa che ti fa essere triste, ti distrugge, perdere un genitore, un figlio, cose terribili, cose che possono indurre alla depressione cronica. Ma la depressione cronica è quella che poi rimane per mesi, per anni. Una persona che è triste da 3 anni non è semplicemente triste, è probabilmente depressa. Qualcuno che non vede più un futuro, ci sono persone che rimangono depresse per 10 anni o che arrivano a togliersi la vita. Chi si toglie la vita è evidente che sia malato di qualcosa che gli fa superare lo spirito di autoconservazione, che poi è la prima cosa che ci tiene in vita. Quindi c'è questo punto. Depressione clinica è diverso da essere tristi. Tutti prima o poi sono tristi nella vita, anche molto tristi, 2-3 settimane, un mese, 2 mesi magari, una roba, 6 mesi, ti succede qualcosa di terribile, però prima o poi ne esci. Se non ne esci mai, sei depresso. Se rientri costantemente in quel ciclo, probabilmente hai qualche tipo di disturbo depressivo. Punto 2. C'è uno stigma nel parlare di queste cose. Le persone depresse fanno paura. Una persona bipolare, che quindi magari non trattata, con la malattia non trattata, ha dei comportamenti strani, fa paura, perché è malata di mente. Una persona costantemente depressa, che vede tutto nero, fa paura. Quindi c'è uno stigma a parlare di questa cosa, anche per la questione del fatto che le persone depresse spesso sono persone deboli, vengono considerate persone deboli, fragili, qualcuno con cui non vogliamo avere a che fare, perché si lascia andare, è un debole, non ci piace. La nostra società tende a portare su un piedistallo le persone forti, le persone che si mostrano dei leoni, si mostrano indipendenti, si mostrano in grado di divorare chiunque, ma poi ognuno ha delle debolezze e ognuno ha delle fragilità che magari non mostra. Le persone palesemente depresse mostrano quelle fragilità, mostrano il fianco, e quindi non vogliamo essere come loro, stiamole lontano, perché spesso la depressione è anche contagiosa. Una persona pesantemente depressa ci mette di fronte a problematiche, a questioni, ci fa porre delle domande che noi stessi spesso ci poniamo e che non vogliamo porci. Ci mostra un lato di noi che magari non vogliamo affrontare, o semplicemente non vogliamo essere contagiate da pessimismo, negatività. Non ci piacciono queste persone, le persone pessimiste, negative, non ci piacciono. Noi vogliamo soltanto vedere le persone alle quali potenzialmente metteremo like su Facebook. Questa roba è molto, molto importante, specie per persone come me, che quindi hanno una serie di che si espongono anche molto personalmente e che quindi spesso motivano gli altri. Io non sono così soltanto online, io sono una persona, e quindi di nuovo parlerò moltissimo della mia esperienza nei prossimi minuti, non perché io voglia parlare di me, ma perché sono qualcuno che conosce molto bene la depressione, cosa significhi, non ho paura di parlarne, e quindi non voglio parlare di me, ma parleremo di qualcuno che conosciamo bene, che ha avuto queste problematiche e le conosce, ovvero io. Io sono una persona così anche fuori dalla vita online, quindi tendo a motivare le persone. Sono tendenzialmente una persona positiva, sono tendenzialmente una persona che ha speranza nel futuro, mi lancio in progetti, ho un sacco di idee, spesso questo mi porta a fare il passo più lungo della gamba. Sono tutte cose che mi contraddistinguono. Quindi è strano pensare che io possa spesso in periodi della mia vita avere problemi di questo tipo. Ma quando si finisce online e si è sotto l'occhio di tante persone, dicevo, spesso si parla della depressione come qualcosa di passato, perché tutti vogliono sentire la storia di quello che è stato depresso, ma poi ce l'ha fatta, ha battuto il demone, ha sconfitto il mostro, è uscito vittorioso e guarda cosa è riuscito a fare. Nessuno però vuole sentire la storia di qualcuno che sta ancora combattendo il mostro, che spesso sta perdendo delle battaglie con quel mostro, che fatica,
dietro alla lotta giorno per giorno. Nessuno vuole sentire quello. Voi scrivete qualcosa su Facebook che dica ce l'ho fatta, ho fatto questo, sono stato depresso ma ne sono uscito. E guardate quanti like, e love, e cuoricini e altre varie stronzatine che ha messo Facebook online guadagnate rispetto al vedo tutto nero, mi sento davvero di merda. Che vita di merda, ok? Una cagata di questo tipo. Nessuno vuole confrontarsi con quella seconda realtà, anche se è parte della realtà di tutti. Tutti quanti a un certo punto, ripeto, siamo tristi, non necessariamente depressi a livello clinico, ma quel tipo di realtà, quel tipo di battaglia ci fa paura. Noi vogliamo vedere soltanto le cose sulle quali clic, mettere il nostro like. Quindi, di nuovo, online, ormai vedete ovunque persone che fanno coming out, sono stato depresso, sono stato giù, sono stato così e cos'ha, però mai che dicono oggi non ce la posso fare. Una volta uno di voi mi ha anche detto Shai, no, più di una volta in realtà, non essere sempre così negativo, smetti di lamentarti sempre, hai una vita fantastica. Tenendo comunque conto che questa persona non semplicemente una delle tante che non capisce il mio senso dell'umorismo, voi mi conoscete, sapete come funziona il mio senso dell'umorismo, è molto scuro sotto un certo aspetto, è molto autoironico, è molto... mi rendo conto che sia un po' strano, è un po' difficile da comprendere per tutti, specie online, dove le persone non capiscono l'ironia, non capiscono un certo tipo di comicità se non è diretta, se non è un diretto attacco, ma è semplicemente ironia. Ma capivo da dove arrivava quel tipo di richiesta, che è assurda ovviamente, non è che puoi dire a qualcuno non lamentarti mai, ma è un... su di te proietto un certo tipo di questione e non voglio che tu invece mi mostri delle fragilità, delle debolezze, perché secondo me è una vita fantastica rispetto a me. Ora, e quindi, cioè il punto è, e quindi la questione è, non so bene come metterla, tiriamo delle soluzioni, tiriamo delle cose, chiudiamo questo video nel quale stiamo parlando molto chiaramente di problemi che molti di voi che guardate potreste avere, che magari vi accomunano con me, con il me passato, con il me presente, probabilmente con il me futuro. Debolezza e forza non hanno nulla a che fare con la depressione, in un certo senso. Ma non riuscirete mai a spiegarlo completamente a nessuno. Ed è una battaglia che dovrete combattere. La depressione è una battaglia. È una battaglia che dura per sempre, spesso, tutta la vita. Spesso diventa parte di quello che si è. Per me è così. Uno dei problemi più grandi che io ho avuto nel combattere questo problema, nell'accettare come sono fatto e nel trarne forza, perché poi buona parte del modo con il quale io mi rapporto alle cose, alla vita, il mio costante cercare equilibrio, la mia ironia, il mio modo di riuscire a fare costantemente ironia anche su me stesso, di non prendermi mai veramente sul serio, viene anche da posti molto bui nei quali sono stato e nei quali ogni tanto ritorno. E in questo in tanti ci vedono una debolezza, una fragilità. Tante volte, qualche volta, delle persone alle quali io tengo tantissimo, loro si sono dimenticate, ma io no. Mi hanno detto, ma perché sei così fragile? E anche se io poi ho dimostrato tantissime volte nella mia vita di non essere affatto fragile, di essere molto forte, di non essere affatto pigro, è un'altra accusa che si muove depressi, sei pigro, alzati non hai voglia. Invece dimostrando di essere una delle persone che più lavora in assoluto, non conosco qualcuno che lavora quanto me, non conosco qualcuno motivato quanto me, davvero conosco poche persone motivate quanto me, in grado di fare sacrifici quanto li faccio io, senza problemi, anzi desiderando farli, anche per fuggire a dei demoni. Quel tipo di domanda, perché sei così fragile, perché sei così debole, ti rimane dentro, ti ferisce, perché non essendo una battaglia che si vince per sempre, è semplicemente qualcosa che poi ritorna e si raffronta di nuovo, non appena si rinciampa di nuovo,
una delle cose che ti chiedi è: ma allora hanno ragione loro? Ma allora sono fragile? Ma allora sono debole? Perché sono così debole? È una costante battaglia con se stessi. E una delle cose più importanti che io ho imparato negli ultimi 30 anni e continuo a propormi di tanto in tanto quando sono di fronte allo specchio è: ma è davvero così? E la risposta è: non è così. Non è una questione di essere deboli, non è una questione di essere fragili, è semplicemente l'essere di fronte, nudi, di fronte a un ostacolo. Io la cosa la interpreto così: è come correre su un tracciato assieme ad altri. Il problema è che a un certo punto tu hai pure degli ostacoli che devi saltare. Li devi saltare. Non puoi pensare di infrangerti sull'ostacolo e non puoi pensare che il fatto che ogni tanto inciampi su quell'ostacolo o devi farti forza per saltarlo, quindi usando molte più energie, anche per fare cose che magari spesso normalmente sarebbero normali, come una passeggiata, sia una debolezza. Anzi, serve più forza nelle gambe per saltare quell'ostacolo. Può sembrare una stronzata, ma è così. Il fatto di comunque di doversi far forza per fare cose grandi, piccole, perché qualcuno aspetta il tuo lavoro, perché qualcuno conta su di te nel fare quella cosa, perché qualcuno che collabora con te, un tuo dipendente, qualcuno aspetta che tu lo guidi, e quindi doversi far forza, un figlio, un compagno, doversi far forza, superare quell'ostacolo per poi tendere la mano a quella persona, quello è un segno di forza, non uno di debolezza. Ciononostante, questa cosa che vi metterà negli orecchi la società: sei debole, sei pigro, non hai voglia, guarda me, io ce la faccio tranquillamente, ce la puoi fare anche tu, vi rimarrà in testa. Secondo punto, per arrivare a questa questione, come si fa? Si cerca aiuto inizialmente, perché nessuno è un'isola in questo mondo. Noi siamo tutti quanti. Siete mai stati in una palestra dove tutti quanti cercano di mostrare agli altri quanto il loro fisico sia bello, quanto i loro pettorali siano scolpiti, quanto bravi siano a saltare sullo step, quanto grande sia il loro bicipite, quanto sollevano? Tutti lo fanno, lo vedete da come si muovono, perché è una celebrazione del corpo. E sono ambienti nei quali spesso le persone mostrano il meglio di sé, no? Ho fatto quello, ho fatto quell'altro, quello lì lo prendo a schiaffi, mi ha guardato male. Gli spogliatoi tipo maschili spesso sono così. Se voi, è come la società, se voi li guardate, avete l'impressione che tutte queste persone siano più forti di voi, non abbiano mai dei problemi, non abbiano mai dei momenti di debolezza, non abbiano mai dei momenti nei quali si chiedono: dove sto andando? Cosa sto facendo? Ha senso quello che sto facendo? Sono diventato quello che volevo essere da piccolo? I miei genitori sono orgogliosi di me? Raggiungerò mai i miei obiettivi? Tante di quelle domande che chiunque si fanno, ma voi guardate loro e dite: queste persone hanno tutto, sono forti, guarda come parla di quell'altro che l'ha guardato male in discoteca l'altra sera, cose di questo tipo. Se siete soli e guardate gli altri, a un certo punto vi sentirete sempre più soli nella vostra debolezza. Quindi cercare aiuto, parlarne con gli altri è importante, è importantissimo, anche consapevolmente del fatto che alcune di queste persone non vi capiranno o vi giudicheranno, o magari potrebbero anche rendervi la vita un po' più difficile. Non è così importante, l'importante è cercare aiuto, perché aprirsi è poi molto importante per affrontare il feedback degli altri e combattere contro se stessi, perché poi la battaglia è interna. Ci sono tante cose che poi possono aiutare. Lo sport è una cosa che aiuta molto, la terapia può aiutare moltissimo, specie se si è all'inizio e non ci si conosce, perché poi anche la terapia è un modo di autoconoscersi. Spesso anche l'aiuto farmacologico per alcune persone è necessario, ma alla fine è tutta una questione di dialogo interno. Guardate la depressione in questo modo: è un dialogo interno costante con voi stessi. Io ho costanti dialoghi con me stesso, nei quali mi chiedo se quello che sono diventato oggi è quello che sarei voluto essere 5 anni fa, 10 anni fa, e se sono diretto nella giusta direzione, se sto sbagliando tutto. Lo faccio continuamente, lo fanno tutti quanti. Quando si finisce poi nella depressione cronica e quindi queste voci diventano sempre più pesanti, sempre più insopportabili e durano tantissimo, rischiano poi di diventare dei demoni che costantemente ti ripetono i tuoi fallimenti, ti rendono
ti rendono insicuro sul tuo aspetto, ti rendono insicuro su quello che dici, ti fanno sentire stupido, diventa proprio un peso costante, esattamente come nel video famoso del cane nero che diventa sempre più grande sulle spalle delle persone, la persona che lo deve trascinare e se lo deve portare al lavoro, e se lo deve portare fuori con gli amici e alla fine non riesce più a trascinarlo. Il punto finale è che questa è una battaglia che le persone affette da depressione devono combattere con loro stessi. E prima si inizia a combattere la battaglia, prima ci si rende conto che non c'è niente di vergognoso nell'affrontare un certo tipo di problematica, un certo tipo di meccanica. Io lo faccio da una vita e continuerò a farlo per sempre. Ogni volta che poi sto meglio dico: com'è possibile che negli scorsi mesi io sia stato così male, così giù, da dover stare sdraiato per terra per ore? Com'è possibile? Mi sembra assurdo, mi sembra che non risuccederà mai. Però prima o poi risuccede. Può essere da una cosa piccola, può essere da una cosa grande. È semplicemente così. È semplicemente venire a patti con una parte della propria personalità dalla quale si può trarre tantissimo di bene, anche nonostante il fatto che spesso siano degli ostacoli da saltare, delle montagne da scalare. Cercate di vedere la depressione come se fosse un'allergia. La depressione è un'allergia. Alle volte viene da piccoli, alle volte viene da adulti, alle volte viene quando si è molto avanti nell'età. Qualche volta passa, qualche volta guarisce, crescendo, passando all'età adulta, passa e non torna mai più. Alcune volte è leggera, quindi c'è un particolare pollino, un particolare fiore che vi fa fare ciù. Alle volte è molto pesante, vi viene la faccia così quando uscite ed è primavera, diventate dei mostri di muco e di moccio, non so se si dica moccio in italiano, dei mostri di schifo e di roba che vi cola dal naso. Poi passa. E ci sono alcune persone che poi devono averci a che fare ogni anno per il resto della loro vita. Magari un anno non li colpisce così forte, magari un anno li colpisce molto forte. Ci sono persone che costantemente ci ricascano e ci ricascano e ci ricascano. E fa parte di quello che sono, non lo possono cambiare, possono combatterlo, possono prendere farmaci, possono diventare furbi e non andare nei campi nei quali sanno che c'è quel particolare polline che li fa diventare delle sorte di mostriciattoli. Ma soprattutto è una questione costantemente passeggera. Chi mai si suiciderebbe perché è allergico a un particolare fiore, ha un'allergia a un particolare polline? Per la depressione è la stessa cosa. Il suicidio è una risposta definitiva, la risposta peggiore a un problema momentaneo che comunque, se si impara ad affrontare, se si impara a combattere, proprio come un'allergia a un polline, è assolutamente gestibile. Quando ci siete dentro vi sembra impossibile, quando siete con la faccia così, coi pollini che vi vengono spruzzati, non so, da un vicino particolarmente rompicoglioni che ve lo spruzza dalla finestra, vi può sembrare che tutto sia impossibile, ma il primo passo è andare dal medico, il secondo è prendere dei farmaci, o non ho idea, non sono veramente allergico ai pollini, ma alla fine se ne può uscire. Sì, se ne può parlare, si può scherzare, se ne può sorridere, come nel mio caso può diventare un punto di forza invece che uno che tutti quanti considerano una debolezza. Grazie per la domanda, Matteo.